Ci sono luoghi che non si visitano semplicemente, si respirano e vivono. Questo è il diario di un viaggio nel cuore dell'Andalusia, un triangolo di terra, storia e anima, teso tra le città eterne, Cordova, Granada e Siviglia. Abbiamo attraversato vicoli bianchi che profumano di gelsomino, ascoltato il silenzio di palazzi millenari e ci siamo lasciati trasportare nel caos colorato e vitale dei vicoli arabi, immersi nei fumi d'incenso e tanta spregiudicata e prorompente bellezza di terra di Spagna, mito, musica, flamenco e nuove amicizie. In questa nuova serie mostreremo cosa vedere passo dopo passo, condividendo con voi giorno per giorno frammenti di storia, consigli pratici e pianificazioni del viaggio per ottimizzare tempi, emozioni e il piacere della scoperta. Benvenuti in Andalusia, il viaggio comincia ora. Il viaggio comincia ufficialmente da qui, Cordova, una città dove la storia ha lasciato un'impronta indelebile, ma per arrivarci ci è voluto un piccolo viaggio nel viaggio. Zaino in spalla, con volo Ryanair, direzione Siviglia. Dalla stazione centrale dei treni Santa Justa ci siamo diretti a Cordova. Per spostarci rapidamente abbiamo scelto i treni d'alta velocità a Renfe, consiglio prezioso per evitare brutte sorprese. Acquistate il biglietto tramite la loro app, con diversi giorni d'anticipo. Non solo risparmiate, ma i posti sui treni più veloci si esauriscono rapidamente. Il costo del biglietto è di 45 euro totale per 2 persone. Poco più di un'ora di viaggio ed eccoci alla stazione Julio Anguita. Soggiorniamo al Palacete dell'Águila, in calle Isaac Peral. Dalla stazione sono esattamente 2 chilometri, circa 31 minuti a piedi. Siamo nel barrio del Realejo, nel palazzo nobiliare del 1500, residenza del famoso poeta e drammaturgo Luis de Góngora y Argote, trasformato in un residence dal tipico patio andaluso, dotato di tutti i comfort, con riservatezza e silenzio. Il prezzo è di 103 euro per 2 notti e a coppia. Cordova, dal Sangre Caliente, il fiume Guadalquivir. A differenza di Granada e Siviglia, che vi mostreremo nei prossimi video, si divide in 3 parti, che seppure contigue, danno un'immagine diversa tra loro. 3 città in una. La zona alta, il casco antiguo, è un labirinto di strade, vicoli, tutti uguali, con pregevoli chiese, piazze, dimore nobiliari, e ci si orienta a fatica. È la Cordova più autentica, vera, genuina, dei quartieri del Realejo, Santa Marina, San Andrés, San Lorenzo, la zona alta, il casco antiguo, fino a raggiungere Plaza Corredera. Continuando in direzione sud, attraversiamo la zona centrale moderna e animata, con le calle Jesus Maria, José Cruz Conde, il viale alberato del Gran Capitán, rosticcerie, pasticcerie, bar che convergono nella plaza de las Tendillas, con la fontana a 32 getti, punto di partenza ed incontro per passeggiare e fare shopping. Infine la zona sud, la Juderia, il quartiere musulmano della Spagna islamica. Le principali attrazioni sono la Meschita Catedral, la sinagoga, l'Alcazar, il superbo ponte romano sul fiume Guadalquivir, il Museo Taurino Municipal e i suoi pati che troviamo nei dépliant turistici. Percorriamo i 250 metri di lunghezza del ponte romano dalle 16 arcate, datato I secolo a.C., che termina al campo della Verdad.
Il fiume, maestoso e apparentemente placido, è circondato da lussureggiante vegetazione che porta ancora i segni della piena, con stormi di uccelli che volteggiano in basso. Poco più là il grande mulino arabo. Immagino come deve essersi sentito orgoglioso Ferdinando II quando il 29 giugno del 1236, alla testa dell'esercito cristiano, attraversò questo ponte dopo aver strappato Cordova al dominio musulmano. Questo accadeva 256 anni prima della conquista di Granada, ultimo sultanato musulmano in terra di Spagna. Un consiglio va dato: attraversate in autonomia questo ponte nelle prime ore del mattino, con una bella luce e pochi turisti, prima che l'aria si infuochi e la pietra cominci a scottare. Inoltre, le guide non vi porteranno costretti a rispettare la tabella di marcia delle visite. In quanto alle guide, abbiamo optato per Away Tours per risparmiare code e controlli, ma soprattutto apprendere tramite le audioguide in spagnolo e inglese informazioni esaurienti sui principali monumenti di Cordova. Il costo a persona è di 50 euro per oltre 4 ore di tour. Insieme alla nostra guida Juan ci inoltriamo nella storia della città. Ci viene segnalato che l'Alcázar de los Reyes Cristiano è ancora in ristrutturazione da oltre un anno e si dice che lo sarà fino al prossimo autunno, anche se si nutrono forti dubbi che ciò avvenga. C'è un luogo sotterraneo che racconta l'ossessione per un elemento fondamentale di questa terra, l'acqua. Sono i bagnos dell'Alcázar Califal, costruiti nel X secolo per il califfo Al-Hakam II. Questi bagni arabi erano i più importanti della città. Per la cultura moresca, l'igiene del corpo non era solo un piacere, ma un vero e proprio rituale religioso di purificazione, prima della preghiera. Camminando oggi in questi ambienti, l'elemento che lascia a bocca aperta sono le volte. I piccoli lucernai a forma di stella servivano a far uscire il vapore, ma creavano anche un gioco di luce magico per ricreare un cielo stellato. Visitiamo le varie sale immergendoci anche noi, metaforicamente, nei singoli ambienti e nelle storie che hanno da raccontare. Per chi come noi condivide la passione per i cavalli, una visita imprescindibile alla Caballerizas Reales, una delle attrazioni di Cordova, nella omonima piazza, nei pressi dell'Alcázar de los Reyes Cristianos, una istituzione in attività immaginata dal 1572. È il centro ippico per eccellenza, voluto dal re Filippo II, incaricando Don Diego López de Haro, caballerizo major, che ha dato i natali al cavallo andaluso, conosciuto a livello mondiale come il pura raza espagnol. Un grande edificio con tanta storia alle spalle, sopravvissuto a distruzioni e incendi, ma ogni volta ricostruito, conservando la struttura interiore ed esteriore, con la quadra a 3 navate che García Lorca paragonò alla cattedrale dei cavalli. Uno stupendo incrocio andaluso-arabo e le stesse amazzoni per spettacoli a sera che provvedono personalmente alla toilette dei loro compagni di lavoro. Prevedono altissimo livello equestre, rigore professionale e addestramento nel campo grande o nel teatro coperto. È indispensabile la prenotazione per assistere a spettacoli di altissimo livello equestre. Qui tutto è tenuto in perfetto ordine e tanta pulizia nelle scuderie,
così il campo di allenamento e la zona finimenti, la selleria, la boutique. Ogni cosa al suo posto per dare il meglio e onorare una tradizione che va avanti da 658 anni. A Cordova bastano pochi passi per varcare la soglia ed essere catapultati nel cuore antico della città. La Juderia, l'antico quartiere ebraico, un labirinto di vicoli stretti, muri bianchi di calce, suoni, odori e patti segreti. Nel X secolo la comunità conviveva in pace con quella cristiana e quella islamica, sotto il governo dell'Islam. Un esempio di tolleranza che durò per secoli, diffondendo attività culturali, artistiche e commerciali, rendendo Al-Andalus, la Spagna islamica, un paese di grande cultura. Con il dominio cristiano nel XIV secolo, questa convivenza viene spezzata e gli ultimi ebrei rimasti furono espulsi dalla città. Certamente un punto di interesse è Plaza de Tiberiades, che ospita uno dei simboli più fotografati della città, la statua di Moises Maimonides, il leggendario filosofo, medico e rabbino del XII secolo. C'è un'usanza imperdibile per ogni viaggiatore. Notate come i suoi piedi, il libro e la barba siano incredibilmente lucide e dorate? La tradizione locale vuole che toccare i piedi sia di buon auspicio, la fortuna nel viaggio e il desiderio di ritornare a Cordova. È la parte più lucida in assoluto perché è la più facile da raggiungere. Il libro rappresenta la saggezza accademica e dell'intelletto. Gli studenti o chi deve sostenere un esame scelgono di sfiorare il volume, la sua celebre opera, La guida dei perplessi, sperando di assorbire la sua immensa conoscenza filosofica e medica. È più in vetta e ardua da raggiungere la barba. Toccare la barba è un antico segno di rispetto verso l'autorità spirituale e la maturità teologica. Nel Medioevo una barba folta era l'emblema dei grandi pensatori, dei giuristi e dei maestri di fede. A pochi passi dalla statua di Moises Maimonides si nasconde un piccolo tesoro, la sinagoga di Cordova. Esternamente passa inosservata, confusa tra le case bianche. Risale al 1315 e conserva il primato di essere una delle sole 3 sinagoghe medievali rimaste intatte in tutta la Spagna, prima dell'espulsione degli ebrei nel 1492. Entrando salta all'occhio un paradosso artistico affascinante. Le decorazioni geometriche non sono ebraiche, ma in stile mudehar, ovvero realizzate da artigiani islamici, una prova tangibile di quell'era d'oro in cui 3 religioni convivevano e si influenzavano a vicenda. Una riprova la nicchia con il crocifisso, ancora ben visibile, che però in origine si dice fosse il pulpito del rabbino. In alto il matroneo, riservato alle donne, per assistere alle funzioni religiose, affacciandosi da 3 balconi ad archi, finemente decorati, chiamato nella tradizione ebraica Ezras Nashim. Cordova è anche famosa per i suoi vicoli e i patios fioriti, dove la bellezza e i profumi si sposano all'armonia dei colori. Sono angoli ombreggiati e impreziositi da piante di bougainville, papiri, geranei, begonie, ortensie e sanseviere, in vasi color cobalto, disposti simmetricamente ad adornare muri, pareti, porticati tutti bianchi. Si intuisce la cura dei proprietari, accomunati dalla segreta speranza di risultare vincitori dell'anno. Una sola condizione però per il vincitore, che se ne occupi tutti i 365 giorni dell'anno e non solo in occasione della visita della giuria.
La sensazione è di essere anche noi i personaggi di una tela, di un pittore impressionista, una tela vivente che respira, profuma, che ondeggia delicatamente nel patio cordobeses. Anche questa è un'esperienza che ci regala Cordova. Senza dubbio il culmine del viaggio a Cordova è qui, la moschea cattedrale Mesquita, un luogo in continua evoluzione che definire unico al mondo è riduttivo. Nata nell'VIII secolo, venne ampliata fino a contenere 1000 colonne di marmo e granito, comprese quelle inglobate nei muri portanti e nelle cappelle cristiane, impreziosite da iconici archi bianchi e rossi a perdita d'occhio. Nel 1236, con la Reconquista cristiana, la Mesquita non venne demolita. Nel XVI secolo, i sovrani fecero realizzare al suo interno una cattedrale in stile barocco rinascimentale, proprio nel mezzo della sala di preghiera islamica. La tradizione e le cronache dell'epoca attribuiscono all'imperatore Carlo V una frase rimasta celebre: «Avete costruito ciò che si può vedere ovunque e avete distrutto ciò che era unico al mondo». Eppure camminare oggi in tanta bellezza architettonica, dove una cattedrale barocca sorge dalle radici di un luogo di preghiera islamica, lascia senza parola. Certamente il Mihrab è uno dei capolavori dell'arte islamica, qui, nel cuore della moschea cattedrale. Commissionato dal califfo Al-Hakam II nel 961, indica la Qibla, ovvero la direzione esatta verso la Mecca, sud-est, anche se all'occhio più attento non sfugge l'erroneo posizionamento verso sud-ovest. Il perché non è chiaro. Si accede tramite un maestoso arco rifinito da oro e mosaici. Alzando lo sguardo verso la cupola si rimane esterefatti da tanta grandiosità. Un unico blocco di marmo a forma di conchiglia, ornato di oro e tessere di vetro, riportante anche diversi passi del Corano, esaltazione della maestà di Dio, la sua onnipotenza e le qualità che deve avere un buon musulmano per ricordare ai fedeli la grandezza divina nel momento esatto in cui si orientava la propria preghiera verso la nicchia. Un passaggio che trasporta lo sguardo direttamente verso il paradiso. Camminando tra le colonne si scopre un mistero sotto i nostri piedi. Quando la moschea fu convertita in cattedrale, il pavimento divenne la copertura di un vero e proprio cimitero per nobili e vescovi. Notiamo lapidi con teschi e tibie incrociate. Nel Medioevo si credeva che per risorgere bastasse riposare in suolo cristiano. Molte tombe reali e non, come quelle di re Ferdinando IV e Alfonso XI, sono state rimosse e spostate nei secoli, eppure seminati negli angoli più insospettabili riposano ancora oggi giganti della storia. Un esempio? Il celebre poeta barocco Luis de Góngora nella cappiglia di San Bartolomé e lo scrittore peruviano Inca Garcilaso de la Vega nella cappiglia de las Ánimas del Purgatorio, uno dei maggiori poeti della letteratura spagnola. Esplorare questo luogo significa camminare, nel vero senso della parola, su stratificazioni di secoli di vita, di fede e di morte. In questa selva di pilastri sono racchiuse delle leggende. La colonna dell'unghia, conosciuta anche come la colonna del prigioniero. La leggenda narra di un soldato cristiano incatenato qui per anni dai Mori. Per non impazzire e aggrapparsi alla fede, l'uomo passò la vita a scavare il marmo duro usando solo le sue unghie, riuscendo a incidervi sopra una piccola croce, ancora oggi visibile. E se vi spostate di pochi metri, troverete la colonna dell'inferno, l'unica colonna protetta da plexiglass. Per secoli i passanti l'hanno grattata con una moneta, in quanto si credeva sprigionasse un forte odore di zolfo, come se a scolpirla fosse stato il diavolo in persona.
In realtà si trattava di una reazione chimica del metallo sul marmo, ma il fascino di questa leggenda resta eterno. La linea di confine tra due religioni è molto sottile, bastano pochi passi tra questa distesa di archi per assistere a un cambio radicale architettonico, dal silenzio della moschea alle volte monumentali di una cattedrale rinascimentale. Proprio nel centro di questa apoteosi architettonica si nasconde un capolavoro assoluto, l'ultimo grande coro di mogano caraibico, interamente intagliato a mano in Spagna. Lo realizzò lo scultore sivigliano Pedro Duque Corneo, che vi dedicò gli ultimi 10 anni della sua vita. In questi stalli il maestro ha impresso una vera e propria Bibbia di legno. Le file superiori raccontano la vita di Gesù e di Maria, mentre in quelle inferiori celebrano i santi e i martiri che hanno fatto la storia della cristianità. Dietro tanta bellezza si nasconde la storia dell'artista. Lavorò giorno e notte per vedere l'opera compiuta. Aveva tutto, gli mancò solo il tempo. Morì nel 1757, appena 2 settimane prima dell'inaugurazione ufficiale. Il capitolo della cattedrale, commosso da tanta dedizione, decise di tributargli l'onore più grande. Se guardate per terra, all'ingresso del coro, noterete una lapide. Non passateci sopra. Pedro Duque Corneo riposa lì, sepolto per l'eternità ai piedi del suo capolavoro, custode immortale dell'opera a cui ha dato la sua vita. Ci tenevo a vederlo da vicino ed eccomi finalmente ad un passo dal monumento che ricorda Manolete, il mitico torero cordobese. Sono in Plaza Conde de Priego, nel cuore del barrio La Marina, avvolta in una luce accecante, immersa nel silenzio, con una ragazza che l'attraversa distrattamente. Noi siamo in compagnia di 2 nuovi amici che si sono offerti di accompagnarci. Estoy con Santiago, mio amigo de Córdoba, e questo splendido amigo si chiama? Kimbo. Mi viene da pensare che la cittadinanza cordobese avrebbe potuto riservargli una piazza più centrale, ma ci ripenso. In fondo è giusto così. Manolete avrebbe voluto star qui, nel suo quartiere natale e nella discrezione malinconica che faceva parte del suo carattere. Vi giro intorno e apprezzo la compostezza, lo stile, l'eleganza seria che hanno caratterizzato la sua vita nell'arena. Percepisco anche il mito di un uomo uscito di scena a soli 30 anni che, oltre ai trionfi, condivise la tormentata storia d'amore con Lupesino, alimentando il gossip degli anni 40. Alle spalle 2 fanciulli che giocano con il toro Islero che lo ferì alla coscia nella Plaza de Toros di Linares il 28 agosto del 47, in quella che sarebbe stata la sua ultima esibizione. Lo sguardo fiero, fuso nel bronzo, tradisce però il pensiero che accompagna ogni torero e che cerca di distogliere. È il momento della verità, alle 5 della tarde, l'appuntamento che il torero non può rimandare. Fa ancora molto caldo mentre percorriamo la salita, qui la chiamano Cuesta, verso un altro angolo iconico di Cordova, Plaza de la Fuenseca, nel quartiere di San Andrés e San Pablo, con la monumentale fontana e lo storico Cine Fuenseca, in attività dal 1945. Fuenseca è veramente un angolo tranquillo e pittoresco.
uno dei soggetti che più volte ispirò il famoso pittore cordovano Julio Romeo de Torres e che d'estate si anima con proiezioni di film all'aperto. Per raggiungerla prendete i bus urbani 1 o 4 che fermano poco distante. Continuiamo per la Cuesta del Bailio, con la pregevole pavimentazione a mosaico, diventato il sudato set fotografico di una coppia di novelli sposi, che entrano a far parte del nostro personale album di ricordi e di incontri casuali tipici di Just Walking Road. Javi. E la signora? Vanessa, è sposa poi o mañana? Ya, No, sí. Ha già fatto? Già tutto? Riprendiamo la nostra salita, il fondale di scena, la iglesia tutta bianca e semplice di Nuestra Signora della Paz y Esperanza. Cambia la prospettiva e le sorprese continuano. Non sono solo immagini e colpi d'occhio, c'è qualcosa di più, di misterioso, mistico, intrigante, che, unita al profumo di incenso proveniente dal convento dei Cappuccini, ci parla del Cristo de los Faroles, un altro prezioso angolo di Cordova, assolutamente da vedere. Si tratta della scultura in ferro risalente al 1794, realizzata dall'artista Juan Navarro León, chiamata Los Faroles, le lanterne, 8 per la precisione, che anche nel buio della notte rimangono accese a rompere la solitudine di Cristo sulla croce. Ma perché 8? Bene, simboleggiano la presenza virtuale delle 8 province dell'Andalusia. È un angolo silenzioso e suggestivo che induce ad un'esperienza mistica, forse perché avvolto dalla leggenda. È il luogo più frequentato dai cordovesi per lasciare una preghiera o chiedere aiuto. Si narra che ogni notte allo scoccare della mezzanotte in punto si udissero in Plaza dei Capucinos i passi di un uomo che si avvicinava furtivamente al Cristo e dopo aver sussurrato parole incomprensibili spariva nell'ombra. Si dice che nessuno abbia mai visto il suo volto, tranne una sola notte, quando rivelò il suo segreto alla comunità, prima di sparire per sempre. Raccontò di essere un soldato del re che, anni prima, era stato aggredito dai banditi, ma che in punto di morte si era risvegliato disorientato, proprio qui, dove siamo noi adesso, ai piedi del Cristo de las Faroles, e da allora ritorna ogni notte per rendere grazie proprio all'ora in cui fu salvato. Se avrete tempo e voglia, venite qui a Plaza de los Capucinos a mezzanotte in punto. Chissà che vi riesca di sentirlo. Cordova è anche simpatia e sorrisi spontanei e gli incontri non mancano. Come ti chiami? Isabel. Isabel, artista che sta dando gli ultimi ritocchi di colore alla sua creazione. Adesso ci troviamo in Calle Alfaros e stiamo per entrare nel I secolo d.C., quando Cordova era tra le più importanti province dell'impero romano, durante i regni degli imperatori Claudio e Domiziano. E quello che vi mostriamo era il maestoso palazzo dedicato al culto imperiale, lungo 32 metri, largo 16, situato su un podio naturale, tanto da essere classificato come uno dei palazzi più belli dell'impero. Provate però ad immaginare questo tempio come era all'epoca, imponente, elegante, di un candore accecante, con l'ampia scalinata. Ecco, guardatelo come doveva essere. Noi ci incamminiamo invece lungo la discesa di Calle Rodríguez Marín, incrociando alcune turiste ansanti e assetate, provenienti da Plaza Mayor, meglio conosciuta come Plaza de la Corredera, che l'hanno visitata con il sole battente. Grave errore, ancora chiusi bar e ristoranti.
Plaza de la Corredera, con i suoi portici, è l'unica Plaza Mayor di forma rettangolare dell'Andalusia. A farle concorrenza Plaza Mayor a Madrid è quella di Valladolid. Costruita sui resti dell'antico circo romano per essere nel corso dei secoli carcere, arena di corride, scenario delle esecuzioni dell'Inquisizione, mercato e adesso oasi del turista e dei cordobesi, con tavolini dei caffè al ristorante, dalle 20 in poi. Girando lo sguardo a 360 gradi, scopriamo un'architettura uniforme, composta, accogliente, anche piccoli appartamenti, balconcini, vasi di piante, tende a ristelli in legno diffuse nel Salento, lampade al neon, insomma gente comune, eccetto 2 edifici, l'antico comune e la casa di Donna Jacinta, che risalgono al 1500. Condivide forse inconsapevolmente e per abitudine la plaza più emblematica e fotografata di Cordova. Tutto ciò mentre sorseggiamo una cerveza ghiacciata, accompagnata da una mastodontica e ricca insalata e una fritturina di pescato fresco, consigliatoci da Beni, che con il marito gestisce il bar-ristorante e il Poso, che vi raccomandiamo. ¿Cuál es tu nombre? Hola. ¿Tu nombre? Beni. Beni. Sì. Sono le 21 passate ed è il momento di spegnere i motori. Rilassarsi alle note dal vivo di una chitarra, guardandosi attorno con i palazzi colonnati che si colorano armoniosamente di viola e arancio, in un'atmosfera intima e suggestiva, afferrando questo momento, un frammento di felicità lontano da tutto e da tutti. Anche questo è Andalusia. Cordova è la città dei 5 califfi, non quelli musulmani, ma dei 5 toreador più famosi, insigniti del titolo in omaggio ai grandi monarchi del califfato di Cordova. Appassionati o meno dell'arte del toreo, è innegabile che il toro, prima ancora che il torero, sia parte integrante del patrimonio culturale spagnolo. Il toro bravo, coraggioso, imponente e combattivo è presente dappertutto in Spagna e in Andalusia più che mai. Dalle sagome in legno di fianco alle autostrade, nei monumenti, nella simbologia nazionale, nei souvenir, nell'arte, nella letteratura e ahimè anche nei menù dei ristoranti. Torniamo però ai califfi, le cui gesta sono raccontate nella stupenda cornice del Museo Taurino Municipal della Casa de las Bulas del XVI secolo, in Plaza de Maimonides, con la splendida scultura di Elis de Wilmer, raffigurante il volto di Manolete. All'interno sale che raccontano la tradizione della ganaderia, almeno da 4 generazioni. Sono gli allevamenti dei tori, con la genia soprattutto del toro, il toro bravo da combattimento, e i nomi di quelli che sono entrati nella storia. Ci sono anche manifesti, foto d'epoca. Sculture e soprattutto oggetti personali dei toreador, portasigarette in argento, gemelli da polso, portafogli, spille, fermacravatte. E poi el trajes de luces, il vestito in seta con filamenti in oro, argento e cristalli, che possono anche costare 5.000 euro. Ed ecco, davanti ai miei occhi, e non nascondo di provare emozione, la giacchetta indossata da Manolete. La camicia bianca col pizzo, il collo inamidato, la cravatta rossa con la fascia, gli scarpini senza tacco, i gemelli da polso, la spilla, lo spadino e la montera in velluto e seta. Conoscendo la storia di Manolete, avverto
il messaggio emozionale di chi le ha indossate. Quasi l'odore, se non fosse per il cristallo della vetrina. C'è anche protetto come una reliquia l'originale della temporada del 1947, di quella che sarebbe stata l'ultima stagione per Manolete. Pensate, i califfi in un modo o nell'altro sono tutti qui. Chi sono? Rafael Molina, Manuel Laureano Rodríguez Sánchez, Rafael Guerra, Bejarano, El Guerrita, El Cordobés e Rafael González, per i cordobesi Machaquito. Quello che ci ha coinvolto di più perché casualmente abbiamo conosciuto Lucía Pérez, simpatica, promettente fotografa. Immaginate, diretta discendente di Machaquito per via della nonna, Doña María Ángeles Cruz Conde González, che ci ha raccontato aneddoti del Trisavolo e di quanto sia ancora amato qui a Córdoba. ¿Cómo es tu nombre? Lucía, ¿Cuántos años que tú trabajas? pues 2 o 3, ¿Te gusta mucho? mucho. Tú eres una fotógrafa muy bonita. Sí, lo intento. Lucía es Rafael González Conocido como Machaquito, Machaquito. uno de los califas de Córdoba. Gusta corrida. Yo no voy tanto, mi abuelo sí es muy aficionado, pero yo no he ido mucho. Pero vamos, que lo respeto y hombre, que está chulo. ¿Ves? Ok. Concludendo, mi viene da dire che per conoscere Cordova non si può ripartire senza aver prima visitato anche il Museo Taurino Municipal, un'autentica esperienza culturale. Il costo del biglietto è solo 5 euro. Nel barrio Santa Marina, in Plaza de Don Gome, ci imbattiamo nel Palazzo di Viana. Non è un semplice palazzo nobiliare, ma una vera e propria macchina del tempo vivente. È conosciuto in tutto il mondo come il Museo dei Pati, perché racchiude al suo interno ben 12 cortili e un giardino monumentale, comunicanti tra loro. Passeggiare qui dentro significa attraversare 5 secoli di storia dell'aristocrazia andalusa. Per motivi di tempo abbiamo deciso di non fare la visita completa, che costa 8,50 euro a persona, 14 con visita guidata, concentrandoci solo sul suo maestoso cortile principale. E la scelta si è rivelata una bellissima sorpresa. Oltre a respirare l'eleganza dell'architettura rinascimentale, abbiamo trovato allestita una mostra temporanea di quadri proprio all'interno del cortile, intitolata La Mirada en el Patio. Si tratta di una esposizione collettiva dove i migliori artisti della Agrupación de Acuarelistas de Andalucía usano la trasparenza e la delicatezza dell'acquerello per dipingere l'anima dei cortili andalusi. Passeggiare tra queste opere, avvolti dal silenzio di queste mura, trasforma la visita in un'esperienza intima, dove l'arte contemporanea si fonde con la storia secolare di Cordova. Un luogo d'altri tempi che da solo racchiude la quintessenza dell'Andalusia. Cordova è stata una scoperta incredibile. Ma il nostro viaggio è appena cominciato. Lasciamo le pianure per dirigerci verso le montagne, dove ci attende l'ultima grande, leggendaria roccaforte moresca, Granada. Se volete scoprire la bellezza autentica e i segreti dell'Andalusia, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video in uscita. Noi ci vediamo nel prossimo video. Hasta pronto!